Eccoci qua, ciao ciao. Oggi un bel test, proviamo a verificare i consumi reali e se veramente andiamo a risparmiare ancora qualcosa in modalità eco sulla Cupra Formentor ibrida e vediamo cosa succede. Dunque ragazzi, faremo questo test, sapete che possiamo ulteriormente selezionare una mappatura eco per il motore e il cambio della Cupra Formentor, ovviamente nel profilo di guida individual. Quindi andiamo ai nostri profili di guida, sui profili di guida c'è un altro video qui sul canale che potete andare a consultare per sapere un po' di più come funziona, che cosa sono, eccetera. Io sono andato su Individual e ho configurato naturalmente la mappa del motore in Eco, quindi possiamo andare in Comfort o Sport, che sono le mappe predefinite che troviamo sui profili Comfort e Sport, oppure creare una mappa individuale, in questo caso con il motore Eco, quindi ancora più risparmioso e ancora, come dire, appunto ecologica. Insomma, vediamo un po' come si comporta. In termini di prestazioni, di performance, immagino che naturalmente il motore sia ancora un po' più parco e anche un po' più lentuccio nella risposta e andrà a preferire sicuramente la batteria rispetto al termico, ancora di più di quanto non accada già con il profilo Comfort. Almeno questo è quello che mi aspetto. Naturalmente noi verificheremo i dati, per cui andiamo ai nostri dati di partenza per fare questo test, andiamo a resettare il tutto e vabbè, ho fatto un chilometro, insomma resettiamo proprio per fare il test pulito pulito. 47 km di autonomia in elettrico per una batteria al 93% e vedremo insomma un po' cosa avremo tra andata e ritorno. È un test in cui all'andata consumerò molto poco perché si tratta di uno spostamento dall'Interland catanese al centro città, quindi discesa eccetera, e al ritorno invece un consumo sempre più alto, però poi noi faremo la media naturalmente e vedremo un po' effettivamente cosa è successo. A quel punto capiremo anche se eco significa veramente un risparmio maggiore rispetto a quelli che sono i nostri consumi abituali che sono intorno in elettrico puro, va bene, in elettrico puro sono intorno ai quasi 7 km per kilowattora. 93% di batteria, verificate che nel cockpit sono in modalità individual dalla ghiera, qui, quindi il profilo individual e la mappa in E, quindi né D e né S, che stanno a indicare che sono con la mappa eco del motore. Cosa significherà? Lo vedremo alla fine di questa prova, per cui restate e vediamo insieme cosa succede. A dopo! Bene, eccoci ragazzi, prima parte del tragitto, quindi del test drive completata, sono arrivato al parcheggio mio di riferimento, 15 km percorsi, solito tragitto, solito stile di guida, solite condizioni, quindi reputo questi test che vado facendo abbastanza attendibili, comunque realistici, perché è sempre, insomma, è una routine, quindi nella quantità del percorso fatto sempre allo stesso modo cominciamo ad avere dei dati, secondo me, insomma, credibili. Batteria siamo all'80%, naturalmente E, che significa, come sapete, la modalità eco del motore, quindi abbiamo consumato un 10% di batteria per percorrere 15 km, significa che abbiamo consumato un kilowattora e effettivamente è così perché
perché ecco i consumi 14,7 km per kilowattora. In realtà quando sono arrivato erano quasi 15, poi sono stato fermo, il tempo di aprire un po' due finestrini, due cose, insomma sono sceso di poco perché la macchina nel frattempo è accesa ancora. Per cui diciamo 15 km per un kilowattora, io ho percorso 15 km esatti, ho consumato un kilowattora e infatti è circa il 10% della batteria che avevamo all'inizio. Un kilowattora per casa lavoro significa praticamente 20 centesimi. 20 centesimi. A piedi consumerei di più. E insomma, siamo in modalità e-mode, quindi solo elettrico, mappa eco, più risparmioso di così non c'è nulla, c'era venire a piedi e direi che sono già dei dati indicativi, per quanto ricordo è soltanto il tratto iniziale favorevolissimo perché si va verso la città dall'Interland catanese, una zona insomma collinare, pedemontana, per cui all'andata è tutto favorevole, al ritorno si consuma sempre un po' di più. Però le mie medie solitamente sono leggermente più alte come consumi. Parlo sempre solo dell'andata, in generale sono tra i 12 e i 13 km per kilowattora, quindi qui siamo quasi sui 2 km in più con lo stesso kilowattora. Ho percorso, insomma avrei potuto percorrere 2 km in più, quindi in realtà ho consumato un po' meno di energia perché i chilometri sono sempre quelli. L'autonomia di partenza, vedete, di fatto non è scesa per nulla, 54 km di autonomia con l'80% di batteria. Addirittura, insomma, veramente una performance migliorata. Naturalmente cosa dire? Eh, Eco mode, modalità un po' eco, il motore insomma risponde più lentamente, naturalmente quando poi premete l'accelerazione c'è, però in fase di spinta, di spunto iniziale, proprio la sgommata tipica soprattutto della guida elettrica, insomma, lì si sente che l'auto va proprio risparmiosa, calma, tranquilla, insomma, diciamo che resta veramente poco della guida sportiva Cupra in modalità eco, però è una modalità eco, il motivo per cui la impostiamo è proprio quella, per provare magari a risparmiare un po' sul tragitto a casa lavoro, nello spostamento di routine, oppure magari perché abbiamo poca batteria e vogliamo preservarne un po' di più. Insomma, ci sono condizioni in cui effettivamente si può essere veramente poco sportivi, immagino in una guida urbana piena di traffico, insomma non ha molto senso andare con un profilo sport, addirittura col termico. Andiamo allora a quel punto con sicuramente l'elettrico, come io faccio sempre, ma probabilmente a questo punto anche con una modalità eco. Vedremo però, faremo i conti al ritorno per capire se effettivamente alla fine della giostra, tra andata e ritorno, ne è valsa la pena, nel senso, ok, un po' meno sport, un po' meno divertimento, però alla fine ho risparmiato tanto, oppure no. Lo vedremo più tardi. Nel frattempo, insomma, l'altra considerazione utile è che bisognerà fare un test, quindi prossimo video qui sul canale, iscrivetevi così non ve li perdete, in ibrido con la mappa eco. Allora lì a quel punto diventa probabilmente interessante, soprattutto su percorrenze medio-lunghe, capire l'effettiva incidenza della mappa eco sui consumi. Lì mi aspetto veramente qualcosa di interessante. Però, voglio dire, qualcosa già l'abbiamo visto all'andata, ci vediamo più tardi per il ritorno e al solito le nostre conclusioni per capire un po' che significato ha avuto questo test. A dopo! Eccoci ragazzi, test drive terminato, abbiamo fatto il nostro solito giretto e oggi 33 km. Chi mi segue sul canale, mi raccomando iscrivetevi così non vi perdete nessun video, sa che questo tipo di test drive lo conduco intorno su un percorso diciamo ipotetico casa lavoro,
di 30-35 km, ma quello che conta è un tragitto molto realistico, perché c'è molto urbano, extraurbano, un breve tragitto autostradale, salita, discesa, di tutto, per cui molto attendibile. Allora, eravamo partiti dal centro città con l'80% di batteria, siamo al 33%, vi ricordo il test naturalmente in Eco Mode, vedete la E bella lì sul cockpit, selezionata al profilo individual. Ho acceso il termico solo per il mio consueto tragitto autostradale di circa 3 km, tutto in salita, si va veloce, non ha senso la batteria lì, per cui colpo di levetta, addirittura sono andato in sport, e poi colpo di levetta di nuovo individual e-mode eco. Cosa abbiamo consumato? Sui 18 km, a parte i 40 km al litro, naturalmente 4,3 km per kilowattora, che facendo la media con l'andata, che era di 15, siamo insomma un po' più di 19 km per kilowattora. Non male, niente male, significa praticamente quasi 10 km per kilowattora. Io non ho avuto acceso nulla di clima eccetera, però comincia a fare caldo, 21 gradi, ho avuto il tettuccio aperto quasi tutto il tempo, finestrini giù, quindi da questo punto di vista non molto eco. Però la media è questa, la media significa, dati alla mano, che io in eco ho fatto più chilometri per kilowattora rispetto alla mia media solita, che è intorno ai 7, forse posso arrivare agli 8, ma mai ai 9-10 km per kilowattora. Quindi in modalità eco si risparmia, se il tragitto è quello urbano, insomma qualcosa la si vede, per cui è oggettivo che la macchina insomma risparmia la batteria, la ottimizza, ecco, ne ottimizza ancora di più se possibile l'utilizzo rispetto al comfort. Mi riprometto, quindi prossimo video, non perdetevelo, stesso tragitto, stesse condizioni, stesso stile di guida, ma in ibrido questa volta. Per cui faremo quei 30 soliti chilometri del tragitto casa-lavoro, 35, urbano, extraurbano, eccetera, ma tutto ibrido. Per cui vedremo effettivamente a quel punto se la modalità eco incide ancora di più, secondo me sì, ancora di più della modalità comfort, di una guida in ibrido comfort. Secondo me è ancora più risparmiosa, probabilmente sulla benzina, ma anche sulla batteria. Abbiamo visto che, dati alla mano, io ho ottenuto una media migliore. E il tragitto non era particolarmente insomma, lungo, sono 30 km, quindi diciamo una metà della batteria se n'è andata, per cui reputo molto interessante questa cosa qua. Naturalmente possiamo storcere sempre un po' il muso, il naso, quello che volete. La modalità eco, insomma, vi fa sembrare di essere un po' su una Toyota Prius, cioè della Cupra, della sportività Cupra, rinunciate un pochino. In modalità eco la macchina è bella lineare, bella fluida, ci si addormenta quasi. Naturalmente va benissimo se si affronta un percorso urbano o anche extraurbano, ma molto trafficato, che tanto di sportività cosa ce ne facciamo quando siamo in coda, quando andiamo a 2 all'ora, e allora a quel punto un bell'eco. Per cui, conclusione, raccomandazione finale: se impostate il profilo individual, ma fatelo proprio che sia eco, perché a quel punto non ha senso, avete già il comfort, avete già lo sport, che vanno bene così come sono. Andiamo con l'individual a settare tutto eco, comfort o eco, perché non tutto, cioè eco non è disponibile su tutti i parametri, ma insomma a quel punto abbiamo un profilo subito attivabile velocemente, che ci fa andare veramente a consumo ridottissimo, se la strada non ci permette di scatenarci con la Cupra. Va bene, spero che sia stato utile e mi raccomando, ci vediamo qui sul canale, sempre alla prossima e sempre ciao ciao.